Nel 2075 la Luna è diventata una colonia autosufficiente, legata alla Terra dalla storia, ma con le proprie famiglie, le tradizioni e l'economia. I bambini nati sulla Luna ereditano il loro patrimonio dalla Terra, ma vedono il pianeta blu come un mondo molto straniero che non possono visitare. La nostra storia inizia il 3 settembre 2081, poco prima di un'eclissi di sole. Seguiamo l'atterraggio di un trasporto spaziale presso il Polo Sud, nella stazione di Aiken. In questa posizione particolare il Sole è vicino all'orizzonte. Ci sono cime sempre soleggiate e valli molto profonde, non raggiunte dalla luce del Sole. In queste valli i coloni hanno trovato ghiaccio portato dalle comete sulla Luna molto tempo fa. Negli ultimi anni le colonie lunari sono diventate stabili e redditizie, grazie alla miniera di elio 3 per alimentare i reattori a fusione nucleare e il silicio per realizzare le celle solari. La Luna supporta anche un fiorente turismo commerciale e una grande energia solare raccolta dalle aziende agricole che alimenta la colonia. Con la loro bassa gravità, queste basi forniscono agli astronauti equipaggi adatti ad esplorare Marte e i vicini asteroidi. Un nonno e i suoi 2 nipoti guardano i trasporti spaziali mentre attendono l'inizio dell'eclissi. La Terra è la casa originale del nonno, ma un mondo straniero per i suoi nipoti, nati sulla Luna. Loro non hanno mai conosciuto un mondo con l'atmosfera, la pioggia, i fiumi o vita, e sanno che le loro ossa e muscoli potrebbero non sopravvivere alla forza di gravità di questo bellissimo pianeta che possono vedere ma non toccare. Quando la Terra è in luce piena, un bagliore di luce blu illumina i crateri e le montagne della Luna, rendendo l'esperienza particolarmente bella. Famiglie con i loro telescopi si riuniscono per godere la notte e la compagnia degli altri coloni. Nonno, cosa di così speciale un'eclisse? Ogni mese la nostra Luna gira intorno alla Terra e si muove tra la Terra ed il Sole. La Luna proietta una lunga ombra attraverso lo spazio. La maggior parte dei mesi l'ombra si muove sopra o al di sotto della Terra, ma questa sera l'ombra cadrà sulla Terra e le persone nell'ombra vedranno la Luna coprire il Sole. Dalla Luna vedremo la nostra ombra in movimento,
su tutta la Terra, dall'Oceano Atlantico verso l'Asia. Come funziona il nuovo telescopio, Maria? È facile puntare i pianeti? È bello, nonno. Ho già puntato il telescopio verso la Terra per le eclissi. Sono felice di essere qui per vedere questo con voi. Spero che questa sarà la prima di molte eclissi che vedremo insieme. Maria, fai uno zoom sull'Oceano Atlantico. Penso che possiamo già vedere la nostra ombra. Eccola, quel puntino nero. Questo è l'ombra della Luna. Le persone nell'ombra vedono la Luna che copre il Sole. Wow, la nostra ombra sembra piuttosto grande. Guarda, nonno, la nostra ombra ha già raggiunto la Terra. Hai ragione, Maria. In realtà la nostra ombra sta attraversando la Francia, un paese molto vecchio e interessante. La gente ci ha vissuto durante l'ultima era glaciale. Raccontami dell'era glaciale, nonno. Non ho mai giocato col ghiaccio alla neve. Vedete le calotte bianche ai poli? Immaginate la Terra 10.000 anni fa. Allora le calotte polari erano molto più grandi e la parte nord scendeva fino in Europa, copriva anche la Francia. Quando avevo la vostra età ho letto molti libri, ma oggi usiamo il computer per registrare le nostre storie. Prima dei libri e dei computer, i popoli dipingevano sulle pareti delle grotte per ricordare le loro avventure. Le persone vivevano in queste grotte che avevano delle spesse pareti che li proteggevano dal ghiaccio e dalla neve. La gente in Europa, durante l'ultima era glaciale, dipendeva dalle loro caverne e da altre risorse lì vicino. Le famiglie avevano bisogno di carne, grasso, pelli, ricavate dalle creature che vivevano in questo ambiente ostile coperto di ghiaccio. Immaginate un disegno di una grande creatura, più grande di un elefante. La sua carne e la sua pelliccia manteneva le persone vive e calde. Queste pitture nelle caverne rappresentano la grande caccia ai mammut. Mammut! Sì, sono animali enormi che non vivono più sulla Terra. Queste creature erano protette da una folta pelliccia che li proteggeva dal vento e li manteneva al caldo. Provate ad immaginare di sopravvivere in un mondo coperto di ghiaccio e neve. Anche qui sulla Luna fa molto freddo, ma le nostre tute spaziali ci tengono a caldo, proprio come i mammut con la sua pelliccia. La Terra piena sulla Luna è come la Luna piena sulla Terra, solo che è più luminosa. È un momento meraviglioso essere fuori e godere della luce blu della Terra. Le stelle sono anche incredibilmente brillanti e non scintillano. Non scintillano perché la Luna non ha nessuna atmosfera. Nonno, la nostra ombra si muove davvero ora. È vicino all'Italia. L'Italia assomiglia a una gamba che dà un calcio alla Sicilia, come se fosse un pallone da calcio. Bambini, guardate il fumo proveniente dalla Sicilia. Indovinate di cosa si tratta? Niente fuma così da noi sulla Luna. Potrebbe essere un incendio. Bella risposta, ma questo è molto più grande di un incendio. È il vulcano Etna in eruzione. Immaginate se potessimo guardare attraverso il fumo e vedere la roccia fusa riversata fuori dal cratere. La roccia fusa, chiamata magma, dal sottosuolo può raggiungere la superficie. La lava costruisce montagne che noi chiamiamo vulcani, che spesso hanno un cratere in cima.
Altri tipi di vulcani possono generare una pressione tale fino ad esplodere, lasciando un enorme buco. Anche i crateri lunari furono causati dai vulcani. No, la Luna non ha nel sottosuolo magma. Impatti con rocce giganti, chiamati asteroidi, hanno creato questi enormi buchi. I nostri crateri sono ovunque. Perché non possiamo vedere crateri come i nostri sulla Terra? Asteroidi colpirono la Terra, ma il vento, l'acqua e i bacini in eruzione riempirono questi crateri nel corso del tempo. Che cosa sarebbe successo se un grande asteroide avesse colpito la Terra? Immaginate di poter visitare la Terra 65 milioni di anni fa. Il pianeta si presentava molto diverso da oggi. Non esistevano persone, ma grandi animali chiamati dinosauri. Nel frattempo, nello spazio, un asteroide si dirigeva verso la Terra. L'asteroide attraversò l'atmosfera terrestre e si schiantò, colpendo l'oceano, generando enormi getti d'acqua verso il cielo. Quando raggiunse il fondo marino, il suo impatto scosse la terra. Le esplosioni riscaldarono l'aria e venti caldissimi bruciarono il pianeta. Poi la polvere, l'acqua e la fuliggine bloccarono la luce per mesi, provocando la morte delle piante e l'abbassamento della temperatura. Ben presto i dinosauri morirono tutti.
Oggi i dinosauri sono estinti e più piccole creature, come mammiferi e uccelli, hanno rigenerato il pianeta. Dov'è la nostra ombra ora? Sta attraversando le montagne della Turchia occidentale. Presto seguirà il fiume Eufrate dalle montagne verso il Golfo Persico, spostandosi in discesa verso l'oceano, come fa un fiume. Nonno, non abbiamo fiumi sulla Luna. Dimmi cosa si prova esattamente a trovarsi su un fiume. Le nuvole che coprono una parte della Terra sono in realtà delle gocce d'acqua sospese in aria, ma si presentano come il cotone candido, galleggiando delicatamente sopra il pianeta e ci mostrano la magia dell'acqua. Queste nuvole riflettono la luce del Sole e contribuiscono a raffreddare il pianeta. Quando l'aria è fredda si possono formare delle nuvole piovose. Le gocce di acqua di condensa, in movimento verso l'alto, portano cariche elettriche sulle nuvole, che generano i fulmini. Un rapido riscaldamento del cielo vicino al fulmine crea un boato sonico chiamato tuono. Quando le piccole gocce di acqua si incontrano con le altre, si fondono, diventando pesanti. Alla fine la gravità della Terra le tira verso il basso, sotto forma di pioggia. Queste gocce di pioggia possono causare inondazioni e alluvioni. Immaginate di poter cavalcare un fiume di montagne infuriato attraverso un Grand Canyon fino ad arrivare al mare. L'ombra avanza finalmente, torna di nuovo sopra l'oceano. Hai avuto una bella storia da raccontare per ogni luogo attraversato dalla nostra ombra. Dimmi, nonno, non ti manca la terra? Un po' credo, ma so che sarà sempre fuori dalla mia finestra, risplendente sulla nostra colonia. Ma dopo tanti anni trascorsi qui, in condizioni di scarsa gravità lunare, non saremo in grado di tornare sulla Terra. Maria, ho imparato che la casa è qualcosa che porti con te. Inoltre, senza la gravità della Terra, avrò molti più anni per godere la compagnia dei miei nipoti preferiti.